Cari fratelli, pace a voi. Innanzitutto vorrei dare il benvenuto a tutti, a ciascuno dei commissari di Terra Santa, ai vicecommissari, ai collaboratori e anche a tutte le persone che in qualche modo contribuiscono a diffondere il messaggio della Terra Santa in tutto il mondo. La prima parola che vorrei dirvi, che non trovate sul foglio, la prima parola che vorrei dirvi è grazie. Thank you. Grazie per il vostro servizio. Ci troviamo nel cenacolo, cuore pulsante del mistero cristiano, stanza di memoria e di promessa. Questo luogo è carico di memorie evangeliche, la cena del Signore, la lavanda dei piedi, la pace del risorto e la fiamma della Pentecoste. In questo luogo santo la Chiesa è nata e da qui sempre riparte, rinnovata dallo Spirito e inviata nel mondo intero. In questo luogo, cari fratelli, ha avuto inizio la missione della custodia di Terra Santa e da qui vogliamo ripartire, rigenerati dallo Spirito per una rinnovata missione a favore di questa terra e dei popoli che la abitano. Oggi, in questo stesso spazio intriso di fede e di storia, si apre il 5° congresso internazionale dei commissari di Terra Santa. Siamo qui per ascoltare, supportare e annunciare la Terra Santa, non solo come luogo geografico, ma come mistero di fede e missione universale. Le letture che abbiamo ascoltato ci guidano a riscoprire il senso profondo di ciò che viviamo e del servizio che ci è affidato. Il Vangelo ci riporta al primo giorno della settimana. In questo luogo le porte erano chiuse. I discepoli avevano chiuso le porte per paura. Dietro quelle porte chiuse c'è il volto della nostra umanità fragile, la paura, il disorientamento, la tentazione di rinchiuderci per non soffrire. Ma è proprio lì dove l'uomo si chiude che il risorto entra. Gesù non rimprovera i suoi discepoli, non forza le difese, non alza la voce. Si fa presente e dice soltanto pace a voi. Nel cenacolo la paura diventa incontro, la chiusura si trasforma in missione. Cristo mostra le mani e il fianco, i segni della passione e della fedeltà del suo amore. Le ferite restano, certo, ma non come memoria di dolore, come feritoie di misericordia, attraverso cui la pace di Dio entra nel cuore dei discepoli. Cari fratelli commissari, anche la nostra missione nasce spesso tra porte chiuse. Le difficoltà di comunicazione tra noi, le incomprensioni, il pessimismo e il vittimismo, la fatica di tenere viva la passione per la Terra Santa, le paure che a volte paralizzano le nostre attività. Questo luogo, cari fratelli, ci ricorda che non siamo soli. Il risorto entra anche nelle nostre chiusure, nelle nostre paure e ci dona la sua pace, quella pace che viene solo da chi ha vinto la morte. E poi in questo luogo Gesù dice ai suoi discepoli: ricevete lo Spirito Santo. Gesù lo dice soffiando sui discepoli. Quel soffio ricrea l'uomo, come nel principio, quando Dio soffiò nelle narici dell'uomo l'alito della vita, così ora Cristo rinnova la creazione. Lo Spirito apre le labbra chiuse
accende la speranza, rimette in cammino. Cari fratelli, questo luogo ci ricorda qual è la vera forza del cristiano, lo spirito del risorto, che ci trasforma da spettatori in testimoni, da discepoli impauriti in apostoli coraggiosi. Nel cenacolo lo Spirito ci rende una sola cosa, come ci ricorda San Paolo: noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo. In un congresso che riunisce commissari di tutto il mondo, questo è il segno più grande, la diversità che diventa comunione, le molte lingue che si comprendono nell'unico linguaggio dell'amore, come a Pentecoste. La custodia e i suoi commissari sono per la Chiesa una piccola Pentecoste permanente, uniti da un unico spirito, inviati verso popoli e culture diverse per portare a tutti il profumo del Vangelo che nasce da questa terra santa. Dopo aver donato la pace e lo Spirito, Gesù aggiunge: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. È il momento del mandato missionario che nasce nel cuore della comunione e del perdono. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi. La missione cristiana non nasce da strategie o da tecniche di persuasione, ma dal perdono, non da un'organizzazione, ma da un cuore riconciliato. Il cenacolo è dunque il luogo del perdono e della fraternità. Qui l'amore si china a lavare i piedi, qui il pane si fa corpo spezzato, qui lo spirito vince la paura, qui nasce la missione della Chiesa. Cari fratelli commissari, anche noi, insieme a voi, siamo inviati da questo cenacolo, inviati a portare la riconciliazione, inviati a costruire ponti fra la Terra Santa e le comunità cristiane sparse nel mondo, fra il dolore e la speranza, fra il Vangelo e la vita concreta dei fedeli. Il vostro servizio è triplice: ascoltare la Terra Santa, cioè accogliere la voce di questa terra ferita e santa, dove Dio ha parlato all'uomo e dove continua a parlare. Supportare la custodia e le comunità locali con la preghiera, la solidarietà e l'aiuto concreto fatto con competenza e trasparenza. Annunciare la Terra Santa, portando il suo messaggio di fede e di pace nelle vostre chiese. Siamo chiamati, cari fratelli, ad essere uomini del cenacolo, esperti di comunione e fraternità, annunciatori di riconciliazione e di pace, custodi della memoria e servitori dell'unità. Ascoltare l'atteggiamento del cuore aperto come gli apostoli nel cenacolo. Siamo anche noi chiamati prima di tutto ad accogliere lo Spirito, quello Spirito che parla nel silenzio, nella parola, nei poveri, nei pellegrini, nella voce di questa terra. Supportare significa sostenere con amore e fedeltà la missione che qui continua da secoli, i santuari, le scuole, le parrocchie, le famiglie cristiane, le opere sociali e culturali, la vita e la missione della custodia. Annunciare è l'esito naturale di chi ha incontrato il risorto. Non si può tacere ciò che si è visto e toccato. Essere commissari di Terra Santa è dunque una vocazione di comunione e di evangelizzazione. Non è solo un incarico. È partecipare al soffio dello Spirito che dal cenacolo spinge ancora oggi la Chiesa fino ai confini della terra. Carissimi, da questo luogo santo
dove il risorto ha soffiato lo Spirito e ha unito i cuori e dove la Chiesa è nata, si rinnova oggi anche per noi la missione. Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Andiamo allora con cuore riconciliato e mani aperte. Ascoltiamo la Terra Santa con amore, supportiamola con fedeltà, annunciamola con gioia e ricordiamo che dietro ogni porta chiusa c'è Cristo che vuole entrare per portare pace. Che lo spirito del cenacolo ci accompagni, ci rinnovi e ci unisca, perché il mondo possa riconoscere attraverso noi e voi, che la Terra Santa è il cuore vivo del Vangelo e che la pace del risorto è più forte di ogni paura.